poi siamo di là. Bene amici, ci troviamo al largo di Napoli e siamo a bordo dell'Idea Marine 100 motorizzata con una coppia di Yamaha da 300 cavalli ognuno. Oggi siamo al largo in navigazione, come vedete dalla camera anteriore e anche dalla camera esterna le condizioni meteo sono ottimali come banco di prova poiché c'è un'onda corta che si sta sollevando. Stiamo realizzando questo video in pieno pomeriggio autunnale, quindi sta iniziando a soffiare la classica termica con il maestrale qui nel Golfo di Napoli e quindi sarà un ottimo banco di prova per testare le performance di questo scafo in combinazione con questi due motori che rappresentano una potenza intermedia per la loro spinta, quindi vedremo come si comporterà in condizioni di diporto dal momento che noi stiamo navigando con il 40% di carburante, siamo 2 persone a bordo e abbiamo il 50% d'acqua nel serbatoio dell'acqua. Attualmente io mi trovo al minimo in dislocamento 500 giri, velocità 2,6 nodi, consumo 5,5 litri per ora complessivi. Iniziamo quindi a navigare. Io ho la manetta in sync, ovviamente stacco di sicurezza ben allacciato come vedete in camera poiché navighiamo sempre in costante sicurezza, ma questa barca l'abbiamo già testata privatamente in condizioni un po' più stressanti con vento teso e 70 cm d'onda, quindi sappiamo già che navighiamo comunque ben protetti all'interno della postazione di comando ma anche all'interno del pozzetto, dal momento che ci sono anche i cancelletti di poppa a dare piena protezione come abbiamo visto nella presentazione a bordo. 900 giri attualmente, 4,8 nodi, consumo 10 litri per ora, ma saliamo ancora. Lo scafo è dotato di pattini, quindi ovviamente ci daranno supporto durante le condizioni di uscita dall'acqua. Questi motori in particolare hanno la timoneria elettroidraulica steer by wire, quindi possiamo tranquillamente governare l'intera timoneria con una sola mano e possiamo anche effettuare le operazioni di manovra controllando il joystick, quindi dobbiamo soltanto indicare in che direzione spingere la barca e i motori governeranno autonomamente. Continuiamo a salire, 1600 giri, 7,7 nodi, consumo 20 litri per ora, saliamo ancora. Avvertiamo il rombo dei motori appunto che iniziano a spingere, a lavorare maggiormente per far uscire la barca dall'acqua. Stiamo sollevando la prua con una leggera cabrata proprio a indicare l'ingresso in planata, ma guardate la visibilità che resta ottimale poiché l'angolo di inclinazione della prua è davvero minimo, quindi non abbiamo nessun tipo di difficoltà. Il parabrezza ci dà protezione fino all'altezza degli occhi, quindi abbiamo un pieno controllo di ciò che avviene intorno a noi anche a poppa. Come vedete il T-top ha soltanto i montanti che scaricano lateralmente, quindi visibilità ai massimi livelli. 2500 giri, 10,2 nodi, la scia si sta formando a poppa ma quindi assecondiamo subito le esigenze dei motori di lavorare al meglio. Trim sempre totalmente abbassato e iniziamo a uscire dall'acqua a 12 nodi, consumo 4 litri per miglio complessivi, 49,3 litri per ora, poi man mano si va ad ottimizzare proprio perché stiamo uscendo dall'acqua, comportamento quindi intermedio, saliamo ancora, guardate come ci iniziamo a distendere, i motori rombano lì a poppa, 3600 giri, 15,7 nodi, ma ora la prua si inizia a livellare sull'orizzonte e ci distendiamo senza toccare manetta, arriviamo a 17,5 nodi, ma guardate l'indicatore che continua a salire proprio perché lo scafo inizia a lavorare al meglio. Condizioni quindi di crociera economica attualmente, sempre 3600 giri, 20 nodi, si abbassa la prua ulteriormente, guardate, e anche il consumo va ad ottimizzarsi, arriviamo a una media di 3,1 litri per miglio a 22 nodi, sempre 3600 giri, correggo soltanto leggermente trim per ridurre la superficie bagnata e arriviamo senza toccare manetta a 24 nodi, 23,5, consumo invariato 3 litri per ora, quindi andatura di crociera davvero ottimale, 24,3 nodi e il consumo si è ottimizzato 2,9 litri per miglio. E a questa andatura abbassiamo solo leggermente trim e sfruttiamo questa timoneria per una virata dritta. Guardate qui, lo scafo è dotato di un'ampia murata, quindi io posso aspettarmi una maggiore inclinazione, ma questa ovviamente non è una condizione di virata da diporto, stiamo virando in modo più stretto, guardate qui il raggio di curvatura lineare, scendiamo a 19 nodi, 20 nodi, i motori lavorano per compensare, ora andiamo a incrociare le nostre onde
guardate, impatto davvero ben ammortizzato, soprattutto non avvertiamo minimamente rumori dalle strutture di bordo, sebbene ci sia questo generosissimo T-top. E ora andiamo a incrociare anche le nostre onde, vediamo se la barca ha qualche accenno di ingavonamento. Guardate, proviamo a stressarla sul mascone, ci incliniamo. Io potrei scegliere anche di correggere l'assetto tramite i correttori qui automatici, ma al momento non li stiamo minimamente toccando, quindi ritorniamo in asse con il timone 4100 giri, 27,3 nodi, consumo 89 litri per ora, quindi 3,2 litri per miglio, davvero ottimo, consumo praticamente invariato, a un'andatura di crociera più sostenuta e soprattutto guardate, comfort a bordo davvero ai massimi livelli per questa tipologia di barca con questi volumi. Saliamo ancora, sentite il rombo di questi motori, usciamo dal range di crociera, guardate come restiamo livellati sull'orizzonte, 32,5 nodi, ovviamente stiamo uscendo dal range di crociera, 3,9 litri per miglio complessivi, ma guardate come lavora ottimamente questa carena. Io sollevo trim per ridurre e far lavorare ancora di più i pattini, 33 nodi, consumo 3,9 litri per miglio, 4800 giri, ma vediamo dove ci portano, affondiamo manetta del tutto, motori rombano, 5500 giri, 5600 giri, 38 nodi, 39 nodi, consumo 5 litri per miglio, i motori lavorano al massimo, 40 nodi, 40.7, sollevo trim 60%, 41 nodi, 41.1, 41.3, 41.5 nodi, ma ora scendiamo leggermente ed effettuiamo una virata a sinistra, non fatelo a casa, attualmente 37 nodi in discesa, in diminuzione, guardate qui, cerchiamo un comportamento più sportivo di questa barca, tiriamo fuori l'anima racing, passatemi il termine, sebbene sia una barca nata per il diporto, ovviamente questa è una condizione differente, virata a 33 nodi, guardate qui come ci accompagniamo lungo la murata, la visibilità resta più che buona, ma ora non ci resta che mettere in folle e vedere in quanti secondi questi motori ci portano fuori dall'acqua, in quanti secondi raggiungiamo la velocità di punta. Eccoci quindi a folle, i timoni sono già centrati, quindi non mi resta che contare 3, 2, 1, via! Manetta affondata del tutto, sentite il rombo, siamo già fuori dall'acqua, 12 nodi, 15 nodi, 18, 20, 23, guardate come la prua si livella, 30 nodi, 32.9, 34, sollevo trim, 5500 giri, 200 litri per ora complessivi, 39.4 nodi, 40 nodi, 41, 40, 41.6, arriviamo a 42 nodi a 6.000 giri con un consumo di 4,9 litri per miglio complessivi, quindi che dire, con quest'ultima virata non mi resta che rientrare in porto. Questa è l'Idea Marine 100 motorizzata con una coppia di Yamaha da 300 cavalli ognuno, è una barca che consiglio a tutte le persone che vogliono in primis tantissimo spazio a bordo, poiché su queste dimensioni abbiamo praticamente di tutto in ottica crociera, una cabina perfettamente sfruttabile per 4 persone, bagno separato, ma soprattutto abbiamo visto come l'area esterna permette di avere un vero e proprio prendisole nella zona di poppa e in fase di acquisto possiamo anche configurare diverse soluzioni di layout proprio per poter personalizzare in ogni suo aspetto la barca. Per quanto riguarda invece la navigazione abbiamo visto come riusciamo a tenere un range di crociera ottimale, come in questo caso, con un'andatura di 23,7 nodi e un consumo di 2,7 litri per miglio. L'impatto sull'onda è davvero ben gestito e soprattutto anche durante le virate la murata accompagna appunto il raggio di curvatura, ma non ci incliniamo eccessivamente, la visibilità resta davvero ottimale. In più con questa timoneria in particolare riusciamo a governare senza nessun tipo di problemi, quindi possiamo comportarci esattamente come se fossimo in auto, e con le murate ampie anche le persone meno esperte possono stare tranquillamente in qualsiasi punto della barca, quindi ottima anche in ottica noleggio. Quindi cari amici, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.